cane usa la bocca per giocare, per prendere e per mangiare. A volte ci abituiamo, vedendolo crescere, che i suoi denti si rovinino, no? Magari si rovina perché gioca con i sassi, si rovina con il bastone, e la consideriamo quasi una cosa naturale, che questo debba avvenire. Anche la raccolta di tartaro, tutte queste condizioni invece non sono normali. Come non lasciamo che i nostri denti si rovinino, come facciamo delle visite regolari noi per i nostri denti e facciamo l'igiene dentale, la stessa cosa ce lo chiedono i nostri animali. Delle patologie che noi crediamo banali, come la rottura di un dente in un cane o come la presenza di tartaro, possono in realtà generare problematiche di salute gravi in distretti lontani dalla bocca dell'animale. Il dottor Settini si occupa proprio di prevenire tutte queste problematiche studiando a fondo la cavità orale e i denti. Questa mattina in ambulatorio è venuta una cagnolina che si chiama Luna, ha 12 anni ed è un cagnolino di razza maltese. È stata portata perché, a detta del proprietario, il cagnolino aveva un alito non molto buono. E nel 90% dei casi questo alito cattivo è espressione di una patologia che si chiama parodontite nel cane e nel gatto. Questa parodontite consiste in un'infezione del parodonto, che è la struttura che mantiene il dente in posizione e gli permette di svolgere normalmente le sue funzioni. Quando questo parodonto si infiamma, si infetta, si possono creare problemi non solo localmente ma anche a livello generale, con interessamento del rene, del fegato o anche del cuore. Per risolvere questi problemi la cosa fondamentale è la profilassi. E cosa vuol dire questo? Che sin da piccoli questi cani andrebbero abituati a farsi pulire i denti. Questo fa sì che la parodontite, che colpisce l'80% della popolazione canina o felina, possa essere in qualche modo gestita. Quando si arriva a livelli come Luna, purtroppo nella maggior parte dei casi si deve procedere a delle estrazioni dentali. Lei è Luna, la cagnetta che oggi abbiamo seguito per la visita di odontostomatologia. Si è svegliata bene ed è pronta a tornare a casa. Questa mattina Luna è venuta a digiuno di cibo perché doveva essere sottoposta ad anestesia per fare gli studi, le radiografie, le valutazioni che servivano al dottore per fare una diagnosi del suo problema di bocca. Prima dell'anestesia l'abbiamo pesata, visitata, abbiamo fatto gli esami del sangue per avere più informazioni sulle sue condizioni generali, in modo da fare un'anestesia più su misura per le sue caratteristiche individuali e quindi un pochino meno pericolosa, perché sappiamo esattamente chi è Luna. Allora, 5, Sì. 3, Sì. 5. La visita si svolge in due fasi. La prima fase si effettua sul soggetto sveglio, la seconda fase, che è poi la più importante, invece si esegue sul soggetto in anestesia generale. Sul soggetto sveglio si può osservare quindi la quantità di tartaro e placca presente a livello del cavo orale, si possono osservare eventuali lesioni compatibili con presenza di tumefazioni dovute o a un'infiammazione della gengiva o eventualmente a delle onoformazioni. Dopodiché si esegue una visita molto più approfondita. La prima fase della visita consiste, dopo aver effettuato dei tartrasi, con il sondaggio dei solchi gengivali di ogni dente. Il sondaggio si esegue in 4 punti: la parte anteriore del dente, la parte laterale, la parte distale e la parte rivolta verso la lingua, verso il palato. Il sondaggio si esegue con una sonda, si chiama sonda parodontale, è una sonda millimetrata, e grazie a questa sonda possiamo vedere la gravità del difetto che si è creato sul singolo dente. Una volta eseguito il sondaggio, si passa all'esame radiografico. Tutte cose queste che poi saranno fondamentali per intervenire dal punto di vista terapeutico, decidere cioè come intervenire su quel dente, se in maniera conservativa o in maniera un pochino più aggressiva, per cercare di fare il meglio per il cane e ovviamente poi successivamente anche per il proprietario.
La scelta dell'anestesia che abbiamo fatto oggi per Luna è stata abbastanza semplice, ha fatto un'anestesia generale di tipo inalatoria semplicemente per poter fare delle procedure diagnostiche, la visita odontostomatologica e le radiografie. Non c'è stata quindi una componente dolorosa da dover tenere sotto controllo. In futuro, se lei dovrà fare delle estrazioni, potremo aggiungere all'anestesia che ha fatto oggi l'anestesia locoregionale, ossia utilizzare delle tecniche combinate che ci permettono di addormentare selettivamente i nervi della parte che verrà tagliata dal chirurgo, in modo tale da avere un'analgesia completa e di garantire a Luna serenità, assenza di dolore e una degenza in clinica veramente ridotta al minimo, in modo tale che potrà tornare a casa e riprendere a mangiare subito.